Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il mio sistema di irrigazione momentaneo, diciamo, ecco, per quanto riguarda l'idratazione dei semi, ecco, che ho messo in appunto semenzaio. Qui mi fanno sempre compagnia i miei amici. Ecco. Allora, tutto parte da un'esigenza prettamente tecnica, ecco, che sicuramente più avanti risolverò in maniera più efficace, però al momento è quella che mi dà e che mi ha dato maggiori, diciamo, risultati. Allora, il problema, sì, Black, adesso, ascoltami, facciamo il video e dopo ti accarezzo, va bene? Ok, dai, via. Vi faccio vedere tutto da dove parte. Allora, tutte le mie orticole, ecco, e anche piante da frutto, insomma, tutto quel che c'è da innaffiare fuori di verde, diciamo, come molti di voi sanno, utilizzo solamente acqua di pozzo. Ecco, pozzo che ha un bel po' di decenni, ecco, che dà dell'ottima acqua. Infatti, in questo momento qui molto piovoso, sia qui che in Italia, ecco, il livello è più che abbondante. Ecco, e il tutto viene gestito da, diciamo, questo pozzetto che ho fatto io 9 anni fa ormai, ecco, il quale presenta all'interno, presenta all'interno il classico autoclave, questo me lo sono portato dall'Italia, ecco, con tutte quante le varie derivazioni per l'acqua in casa. Posso anche decidere se far arrivare l'acqua dall'acquedotto oppure utilizzare appunto l'acqua di pozzo che viene pescata appunto da quel tubo, da un pollice, ecco. Il tutto viene portato appunto sulle orticole tramite il tubo a sinistra, e il problema è questo, che il tubo, ecco, a suo tempo ho fatto uno scavo a mano, ha una ventina di metri di percorrenza, diciamo a una profondità di circa quasi 1 metro, ecco, per evitare le ghiacciate invernali, ecco. E per quanto riguarda il percorso che fa verso il semenzaio, c'è poi un tubo da mezzo pollice che va a finire sostanzialmente appunto nel semenzaio. Il problema qual è? Che l'acqua del pozzo è diciamo freddissima sia in estate che in inverno, la temperatura è praticamente costante ma è freddissima, il che dare direttamente alle varie orticole eccetera l'acqua diretta così vado a provocare uno shock termico, diciamo, importante, ecco. Sì, ci sei anche tu. Detto questo, cosa succede? Succede che a suo tempo, sempre diciamo, ecco, ho avuto il classico fusto da 1000 litri, ecco, contenitore cubico che tutti noi più o meno abbiamo per le varie orticole, eccolo qua, che veniva e che viene sostanzialmente riempito ancora adesso con l'utilizzo delle autoclave, ecco, e lascio decantare l'acqua sempre almeno una mezza giornata o più, in modo tale da averla sempre a temperatura ambiente, ecco. Quest'anno ho fatto la stessa cosa per quanto riguarda il semenzaio, ok, eccolo là, perché appunto non ho voluto dare acqua diretta in pressione, ecco, per evitare, come vi dicevo, il problema dello shock termico, ecco. Adesso vi faccio vedere che cosa ho escogitato, niente di che, non mi sono inventato nulla, ma sostanzialmente il procedimento che faccio è questo. Allora, sostanzialmente ho preso una pompa a immersione, una semplicissima pompa a immersione come potete vedere, ecco qua, con la sua funzione sempre acceso oppure a livello, ok, quindi quando raggiunge, quando ha, diciamo, tolto il liquido si va a fermarsi da sola. Poi ho sistemato l'adattatore per quanto riguarda filetto da 1 pollice, se non erro, eccolo qua, va bene, ecco.
e vado senza mettere teflon eccetera perché tanto non serve, adesso capirete il perché, ecco. Vado a mettere subito dopo l'uscita, quindi da qua ovviamente esce l'acqua, ok, in pressione. Vado a mettere una valvola di non ritorno, ok, quindi il senso di flusso è questo, va bene, eccolo qua. Vado a mettere questa perché sostanzialmente evito che l'acqua, una volta che la pompa smette di funzionare, non vada per caduta a ritornare nuovamente, diciamo, nel contenitore. Ecco. Vado a stringere poco perché comunque è ferro con plastica, quindi non vado ad esagerare, e ripeto, non vado a mettere il teflon perché anche se perde un pochino non mi interessa, in quanto la pompa è già immersa nel liquido, diciamo, no? Poi di interessante, subito dopo, vado a mettere questo filtro che ho utilizzato a suo tempo ancora nel tunnel, ecco, a 130 micron. Sostanzialmente si tratta di un filtro il quale non permette il passaggio delle impurità, ok, ecco. Il senso è questo, nel senso che le impurità si fermano all'interno del filtro, va bene. Poi con un semplice passaggio di compressore, con diciamo una soffiata di compressore dall'esterno verso l'interno e una risciacquata, torna praticamente nuovo, ecco. Andiamo a posizionarlo, ok, ecco. Sopra c'è la sua valvola di sfiato per quanto riguarda l'aria, cosa che dopo andremo a vedere a cosa serve, ma sostanzialmente in questo caso non è interessante, non serve. Andiamo a filettare, a avvitare la valvola di non ritorno sul filtro, quindi avremo sostanzialmente, come avrete capito, entrata acqua, valvola di non ritorno per non appunto ritornare a monte, filtro da 130 micro che va appunto a filtrarmi l'acqua per quanto riguarda i residui, ok, ecco. Uscita, in uscita vado a mettere questa femmina da un pollice, adesso vi faccio vedere il perché, anche qua senza teflon non mi interessa, ok, e poi vado a mettere il mio adattatore, io lo chiamo click lock, per il classico tubo gomma, il classico tubo gomma appunto da giardino. Ecco, vado a stringere il tutto un pochino, non troppo, ecco, e poi vado a filettare il tutto sulla pompa a immersione in questa maniera qua. Niente di più semplice, ecco qua, sempre, ripeto, senza stringere troppo. Poi cosa succede? Ecco, a questo punto vado a inserire la mia pompa immersione nel fusto, ecco, nel bidone da 100 litri, ecco. Aspettiamo qualche minuto che vada appunto a riempirsi, ecco, a evacuare l'aria, e dopodiché vado a collegare il mio tubo per innaffiare i semi, ecco qua, ecco, e pezzo più importante è il nebulizzatore, eccolo qua, nebulizzatore che ho ricavato da un vecchio nebulizzatore appunto per diciamo fare i trattamenti alle viti, ecco, a spalla, ecco. L'ho modificato, sostanzialmente ho trovato questo tubo qui che era un vecchio tubo benzina di un motore, ecco, sostanzialmente già sagomato a 90 gradi, due fascette, ecco. Il filtro a 130 micro mi serve praticamente per evitare che vadano a diciamo otturare piccole impurità il foro del nebulizzatore. E poi dopodiché qui rubinettino sempre aperto, e non ho fatto altro che comprare un adattatore per appunto il tubo dell'acqua, classico click lock come lo chiamo io, ecco qua, e ho il mio sostanzialmente nebulizzatore per annaffiare, diciamo, le sementi. Adesso vi faccio vedere un'altra chicca che mi sono adoperato di fare. Ricapitolando, avete visto il mio semplicissimo sistema di irrigazione per le piantine, nel senso che il problema era dare acqua a temperatura ambiente nebulizzata sulle sementi, ecco. Questo era quello che volevo risolvere.
Altra cosa, mi sono dotato di una comodità, cioè di un telecomando per 220 volt, il quale mi permette diciamo di attivare e disattivare la pompa, ecco, a comando, quindi ho la comodità di stare in piedi e fermarmi o ricominciare, diciamo, in comodità. Il tutto è molto semplice perché come funziona? Funziona che non ho fatto altro che dotarmi di questo appunto telecomando in abbinamento alla 220 volt, quindi è un interruttore via radio sostanzialmente semplicissimo, ecco, e ci ho collegato la pompa, ecco, tutto qua. Dai, andiamo a vedere come funziona il tutto. Sostanzialmente quando c'è l'occorrenza di annaffiare il tutto, dopo ripeto, questo qua è un sistema diciamo manuale, ok, casalingo, ma ci si potrebbe adoperare sempre con questa pompa e con un temporizzatore a fare tutto quanto un set di nebulizzatori che vanno a orari prestabiliti a annaffiare il tutto, ecco, cosa che probabilmente farò, però al momento per quanto riguarda la superficie che ho da annaffiare mi perdo i miei 10 minuti ogni tot al giorno e mi faccio anche 2 passi ecco, e vado ad annaffiare accuratamente blister per blister o vasetto per vasetto. Quindi telecomandino in mano, bidone che è stato magari preventivamente già riempito il giorno prima, e non faccio altro che andare a dar tensione alla pompa e il tutto funziona così, ecco qua. Quindi vado sostanzialmente a nebulizzarmi i miei semi, ecco, in tutta comodità. Mi piace questo sistema perché non vado a danneggiare con una pressione troppo eccessiva o gocce troppo grandi, flussi diciamo d'acqua troppo energici, le varie piantine che poi diciamo nasceranno dei vari blister. Ecco, mi piace anche il fatto che vado a dare acqua, ripeto, a temperatura ambiente. Ecco, la pompa consuma pochissimo, ho il mio filtro che mi evita impurità sull'ugello, ecco. Mi stanco o comunque mi suona il telefono per dire o qualsiasi altro impedimento, vado a bloccare il tutto col telecomando, lascio che la pompa il residuo vada appunto nel bidone stesso, non ho il reflusso perché ho appunto la valvola di non ritorno, quindi il tubo rimane sostanzialmente sempre pieno d'acqua. Quando voglio di ricominciare mi porto qui, ridò pressione col telecomando e sostanzialmente continuo la mia innaffiatura. Ecco, io qua ripeto, vado a perdere una decina di minuti per annaffiare il tutto abbastanza uniformemente, ecco. Dopo è ovvio che qui le idee o l'inventiva può progredire, ripeto, per fare un sistema di innaffiatura automatizzato e coi vari nebulizzatori, ma a me al momento è più che sufficiente così. Ecco, bene, vi ringrazio per la visione, saluto come al solito iscritti e non iscritti e ci vediamo alla prossima. Vado avanti con le mie innaffiature nonostante fuori ci siano questa mattina a 6 gradi. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.